Dante si risveglia dopo lo svenimento e si accorge di essere arrivato nel terzo cerchio. Cerbero, fiera, crudele e diversa, con 3 gole caninamente ladra sovra la gente che quivi è sommersa. Quando Cerbero vede i 2 poeti, gli si avventa contro, mostrando i denti. Ma Virgilio raccoglie una manciata di terra e gliela getta nelle 3 gole. Il mostro sembra placarsi, proprio come un cane affamato, quando qualcuno gli getta un boccone. Nel terzo cerchio si trovano le ombre dei golosi. Giacciono prostrate nel fango, sotto una pioggia eterna, mista di acqua fetida, di grandine e neve. Oh tu, che sei per questo inferno tratto, riconoscimi se sai. Voi cittadini mi chiamaste Ciacco per la dannosa colpa della gola. Come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. Ciacco, il tuo affanno mi pesa sì, che a lagrimarmi invita. Ma dimmi, se tu sai, a che verranno i cittadini della città partita, s'alcun v'è giusto, e dimmi la cagione perché la tanta discordia assalita. Dopo lunga tencione verranno al sangue, e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Giusti son 2 e non vi sono intesi. Superbia, invidia e avarizia sono le 3 faville che hanno i cuori accesi. Farinata è il teghiaio che fuor si degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo e il Mosca, e gli altri che a ben far puoser gli ingegni. Dimmi ove sono e fa ch'io li conosca. Ei son tra l'anime più nere. Diverse colpe giù li grava al fondo. Se tanto scendi, là i potrai vedere. Papè Satan! Papè Satan Aleppe! Papè Satan! Papè Satan Aleppe! Sulla soglia del quarto cerchio sta Pluto, il maledetto lupo, simbolo di brama di ricchezza. Pronunzia oscure parole e invoca a respingere i pellegrini l'intervento di Satana. Taci, maledetto lupo, consuma dentro te con la tua rabbia. Non è senza cagion l'andare al cupo. Vuolsi nell'alto là dove Michele fe la vendetta del superbo strupo. 2 schiere di peccatori, gli avari e i prodighi, faticosamente rotolando enormi pesi, si incontrano e cozzano in un punto, scambiandosi aspre ingiurie. Poi si rivoltano e ripercorrono il cammino fatto, finché nuovamente vengono a incontrarsi e insultarsi a vicenda. La pena ritrae simbolicamente lo sforzo che quei peccatori durarono da vivi intorno ad un oggetto, qual è la ricchezza. Attraversando il quarto cerchio, i 2 pellegrini giungono poi alle rive dello Stige. Nel fango della palude sono immersi gli iracondi, intenti a percuotersi e mordersi a vicenda, a quel modo che già adoperarono da vivi con se stessi e con gli altri. Ci sono anche altre anime, completamente immerse nello Stige, che non si vedono, ma sospirano e fanno gorgogliare l'acqua in superficie.
Avanzando verso la riva dello Stige, i due poeti vedono da lontano un'alta torre e sulla sua cima accendersi ad un tratto due fiammelle. Poi una terza fiammella risponde all'inatteso e misterioso segnale, così lontana che a stento si riesce a percepire. Irrompe sulla scena il demone nocchiero Flegias, gridando: Or sei giunta, anima bella. Flegias apostrofa Dante scambiandolo per un dannato. Flegias, Flegias, tu gridi a voto. A questa volta più non ci avrai che sol passando il loto. Il demone reagisce con stizza, poi i due poeti salgono sulla barca e Flegias lascia la proda. Mentre la barca attraversa la palude, si avvicina l'anima di un dannato. Dante lo riconosce come Filippo Argenti, al quale rivolge parole di condanna. Il dannato si protende verso la barca cercando di afferrare Dante, ma Virgilio lo spinge via. Poco dopo, altri dannati si avventano su Filippo Argenti, facendone strazio. Sono ormai prossimi alle torri arroventate della città di Dite. Io vidi più di 1000 in sulle porte da ciel piovuti che stizzosamente dicean: Chi è costui che senza morte va per lo regno della morta gente? Da sotto le sue mura sbuca minacciosa una turba innumerevole di diavoli guardiani con cui Virgilio, appena sceso, intraprende una difficile trattativa per il passaggio. Ma i diavoli corrono dentro la città e chiudono le porte. Irrompono sulle torri arroventate anche le feroci Erinni, Aletto, Tesifone e Megera, che invocano l'arrivo di Medusa per pietrificare Dante. Virgilio lo esorta a voltarsi e a chiudere gli occhi. L'intervento di un messo celeste sgomina le forze diaboliche e spalanca di prepotenza ai due pellegrini le porte del basso inferno. Entrati nella città di Dite, si presenta ai loro occhi una vasta necropoli, dove fra le tombe sono sparse fiamme che le accendono come ferro rovente. Nelle tombe infuocate scontano la loro colpa gli eretici, distinti a seconda delle sette a cui appartennero.
D'improvviso, una voce proveniente da una delle tombe apostrofa il poeta come toscano. Dante ne ha timore e si stringe a Virgilio. O tosco, che per la città del foco vivo ten vai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio, alla qual forse fui troppo molesto. È Farinata degli Uberti, il grande capo ghibellino, che per 2 volte sbaragliò i Guelfi, tra i quali vi erano anche gli Alighieri. Accanto a Farinata emerge un altro dannato, cavalcante dei cavalcanti, che chiede a Dante dove sia suo figlio e se sia morto. Poiché il poeta tarda a rispondere, il dannato precipita nuovamente nella tomba per non tornare più fuori. E ancora, Farinata gli preannuncia il suo esilio. Ma non 50 volte sia raccesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è sì empio in contra miei in ciascuna sua legge? Lo strazio, il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazion fa far nel nostro tempio. A ciò non fu io sol, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso, ma fui io solo, laddove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto. Deh, se riposi mai vostra semenza, solveteni quel nodo che qui han viluppata mia sentenza, e il par che voi veggiate, se ben odo, dinanzi quel che il tempo seco adduce, e nel presente tenete altro modo. Noi veggiam come quei che a mala luce le cose, che ne son lontano, cotanto ancor ne splende il sommo duce. Quando s'appressano o son, tutto è vano nostro intelletto, e s'altri non ci apporta, nulla sapem di vostro stato umano. Or direte dunque a quel caduto, che il suonato ecco vivi ancor congiunto. Virgilio lo invita a non soffermarsi. I 2 pellegrini si fermano dietro un avello dove è rinchiuso il Papa Anastasio II per assuefare i sensi al puzzo intollerabile che sale dalle parti più basse dell'inferno. Virgilio approfitta della sosta per illustrare al compagno le condizioni dei cerchi seguenti.